Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare la tracolla che avete intravisto nelle slide. Prima di passare all'occorrente e al vero e proprio tutorial vi invito a iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre come sempre a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento utile. L'occorrente per questo progetto consiste in una rete canvas preformata. Io ho scelto la variante più grande sul sito della Tessiland. Lavorerò questo progetto con due cordini, il primo un Terness color panna, il secondo un Tornado color mandarino. Seguirà poi ago da lana naturalmente per andare a strutturare il nostro progetto, una chiusura e dei ponticelli, un manico o tracolla. Io ho scelto un hardware sostanzialmente dorato, delle forbici ed uno scampolo di stoffa. Vedremo poi come andare a ritagliarlo e ad applicarlo. Possiamo ora passare al tutorial. La prima cosa da fare è tagliare un segmento di cordino. Quello che dovremo strutturare sarà una tela di lavoro interamente bianca. Rivestiremo pertanto la nostra rete totalmente con il cordino bianco, nel mio caso panna. Cominceremo dalla parte più corta della nostra rete, che sarà poi quella che una volta chiusa la pochette ci troveremo davanti. Ed inizieremo la lavorazione dal secondo quadrettino disponibile, quindi non subito dal bordo, ma dal quadrettino sottostante, dalla riga di quadrettini sottostante. Ci inseriamo dal retro della nostra rete e realizziamo un segmento in verticale composto da 10 quadretti totali, quindi conteremo sia il quadretto dal quale fuoriesce il cordino sia quello nel quale rientreremo. Vediamo se così si capisce meglio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rientriamo nel decimo. Facciamo sempre attenzione a girare bene il nostro cordino, non farlo torcere troppo. Rientriamo ora nel quadretto adiacente a quello dal quale siamo partiti e strutturiamo una seconda riga. Rientriamo nel decimo quadretto e continuiamo. Sostanzialmente il lavoro consiste in questo, ovvero nel replicare righe di 10 quadretti per tutta quanta la nostra rete. Ora io mi porto un pochino avanti e vi faccio vedere come poi mi sono comportata nei punti un pochino più complessi. Piccola clip per mostrarvi come cambiare poi riga. I quadretti di intersezione tra una riga e l'altra vanno lavorati con due passaggi di cordino, quindi ora che io mi trovo ad esempio a dover realizzare la seconda riga, rientro nel quadretto dove ho già il cordino, vedete, esco da sopra ed entro dove ho già il cordino. Da qui proseguo in verticale per i miei 10 quadrettini. Quindi ogni riga di intersezione va lavorata due volte, una volta per la riga precedente e rientriamo nel foro dal quale rientra il cordino appunto della riga precedente per iniziare una seconda riga. Ho terminato la mia base, vi faccio vedere come mi sono comportata in alcuni dei punti più complessi perché la rete preformata ha una forma in realtà non diritta, quindi ha delle curvature dove non tutti sanno come comportarsi.
Io ho realizzato le mie righe composte da segmenti di 10 quadretti finché sono riuscita. Ovviamente arrivata nei pressi del fondo non avevo 10 quadrettini per completare la quarta riga nel mio caso e quindi mi sono semplicemente fermata prima. Come capire dove fermarsi? Molto semplicemente, quando si individua l'ingombro del nostro fondo, di questa alettona che ci troviamo nel nostro corpo borsa, andiamo ad aggiungere un quadretto verso l'alto e un quadretto verso il basso e quindi ci interrompiamo sostanzialmente in concomitanza delle bordature. Io ho fatto proprio questo. Partita dal mio giusto conteggio dei 10, mi sono fermata all'altezza del mio bordo. Vedete, se seguiamo la linea del bordo troviamo automaticamente il punto dove fermarci e la stessa cosa ho fatto dalla parte opposta. Per quello che riguarda la parte centrale, ogni spiegazione credo sia superflua, basta semplicemente considerare tutto il perimetro eccetto i quadrettini che costituiscono la curva. Ho lavorato tutto quanto, vedete, questi sono quadrettini parzialmente lavorati ed ho semplicemente strutturato dei segmenti che abbracciassero tutto quanto il mio fondo senza stare a contare i quadrettini o quant'altro. Una lavorazione davvero molto lineare. Questo mi consente mangiare, come dicevo prima, un quadrettino in alto e un quadrettino in basso, mi consente di avere una totale pulizia quando poi vado a chiudere la mia pochette, quindi non ho rete visibile sul fondo. Una volta completata la parte centrale ho continuato in maniera speculare. Ho ripreso quindi il cordino ed ho continuato la lavorazione in questo verso. Per aiutarvi ulteriormente vi dico che i quadretti che intercorrono nella prima riga sono 8 nella parte più ampia, quindi contate 8 e trovate la linea che dovete seguire. Ovviamente qui nella curva andiamo a replicare quello che abbiamo fatto precedentemente, semplicemente con passaggi di cordino. Vedete, non c'è nient'altro davvero da aggiungere. La parte più complessa di questa lavorazione è questa, perché come vedete abbiamo delle curve che sono un po' particolari. In realtà quello che andremo a fare sarà una cosa davvero molto semplice, ovvero lavorare solamente i quadretti dove riusciamo ad inserire il nostro ago. Sapendo che la prima riga dopo il fondo finiva appunto in questa zona, da qui io sono partita bypassando inizialmente quello che era il laterale, che come vedete ha una forma molto irregolare, ed ho contato 10 quadrettini in modo da tracciarmi già automaticamente la fine di tutta la seconda riga. Una volta capito che la mia seconda riga terminava in questo punto, dal primo quadretto che ho avuto libero ho semplicemente tracciato un segmento e così via. In questo spaziettino però vedete che ci sono dei triangolini che non possono essere rivestiti perché sono chiusi. Ho semplicemente fatto un passaggio di filo tra i quadretti che invece potevo lavorare. Niente di più semplice. Ho continuato la stessa cosa, ho replicato dalla parte opposta e poi così via per tutta la mia altezza. Sono andata a replicare le mie righe di 10 quadrettini e dove ho trovato difficoltà ad inserire l'ago, come ad esempio anche qui, che ho dei fori che non sono dei fori, non ho semplicemente inserito cordino. Vedete, ho inserito il cordino in questi 3 forellini che invece mi davano accesso al lago. Ho interrotto la lavorazione anche in questo caso per quanto riguarda la parte della patella nella curva un quadretto prima, quindi ho lasciato il bordo sgombro, vedete? Il bordo sgombro, e ho accompagnato la curva, mi sono fermata appena inizia la curva, vedete?
ed ho accompagnato la curva con i miei segmenti. In questo caso l'ultimo segmento è composto da 12 quadrettini, quindi 2 in più, ma corrisponderà alla parte più visibile della mia tracolla. A questo punto siamo pronti per iniziare la lavorazione con il secondo cordino. Iniziamo la nostra lavorazione col color mandarino direttamente dalla patella ed inseriamo il nostro colore nell'angolo. Per individuare l'angolo basterà andare a leggere quello che abbiamo davanti. Una linea dritta di segmenti, uno scalino composto da 2 segmenti e nel terzo, quindi in quello più verso di noi, nel più alto, nel terzo, andiamo a inserirci col nostro segmento di cordino e da qui non facciamo altro che scavalcare in maniera alternata il nostro cordino di base, una sorta di trama e ordito. A 2 a 2, inserendoci qui, scavalchiamo i primi 2 segmenti per rientrare in questo modo senza bucare, senza andare a perforare la rete di nuovo con il cordino, ma lavorando superficialmente. Vedete? Ho saltato 2 segmenti e ora entro prendendone 2. Quando effettuiamo questa operazione stiamo sempre attente e concentriamoci sul non far torcere il cordino e proseguiamo, saltiamo 2, entriamo, in questo modo continuiamo per tutta la riga. Vi faccio vedere come andare poi a proseguire. Ho terminato la mia prima riga, vedete già che effetto carino che si crea. La seconda riga, quindi tutte le righe che verranno strutturate in modo alternato, quindi dove vediamo ora il filo mandarino, sotto non lo vedremo nella riga adiacente. Vi spiego meglio. Arrivate alla fine della riga, possiamo fermare appunto la lavorazione inserendoci nella rete in questo modo. Adesso dobbiamo realizzare un'altra riga in modo alternato, saltando però un quadrettino. Quindi voltiamo un attimo il lavoro, ma partiamo questa volta un pochino più giù, perché vedete questa zona purtroppo ha questa forma particolare, quindi dovremo adattarci per le prime 2-3 righe. Saltando un quadrettino, questa è la riga dove dobbiamo andare a lavorare. Inseriamo il nostro cordino e continuiamo la lavorazione al contrario di quello che abbiamo fatto nella riga precedente. Quindi se sopra siamo passati al di sotto del nostro cordino, adesso lo scavalcheremo per poi passare sotto ai 2 segmenti successivi. Più facile a farsi che a dirsi sicuramente. In questo modo passiamo sopra ai successivi, sotto ai successivi ancora, sopra gli immediatamente successivi, sotto e così via. Pian pianino, cercando sempre di non torcere il cordino. Eccoci qua. Questo è quello che dobbiamo replicare per tutto il nostro pannello. Saltate sempre un quadrettino, verificate da dove dovete partire e scendete man mano. Si presenta così la nostra trama. Io ho scelto appunto di non lavorare il fondo e i laterali, quindi mi sono interrotta e ho ripreso dal lato opposto. Nascondiamo i fili quanto meglio possiamo e prima di occuparci della fodera andiamo ad installare l'hardware, o quantomeno una gran parte, perché l'ultima parte che monteremo sarà la parte superiore della chiusura. Per ora andremo a montare i ponticelli e la parte inferiore della chiusura. Procederemo in modo simmetrico, quindi una volta stabilito come posizionare i nostri ponticelli da un lato, cercando di mantenerci quanto più al centro possibile,
li posizioneremo in modo simmetrico anche dall'altro, semplicemente basterà contare i quadrettini. Ecco posizionati i miei ponticelli. Ora posiziono la parte inferiore della mia chiusura. Come vi ho già mostrato in altri video, per individuare dove posizionare la chiusura, creo un assemblaggio fittizio della mia pochette, e a proposito, guardate che carina, e una volta stabilito più o meno l'ingombro, vedete dal lato della patella, io so che la parte inferiore della mia chiusura andrà montata in questa zona. Ora misuro la mia lunghezza del corpo borsa e poi individuo il centro. Per individuare il centro misuro la lunghezza del mio pannello e la lunghezza della mia chiusura. Alla misura totale del mio pannello sottraggo la misura della chiusura e divido il risultato per 2, semplificando: 26 cm, 4 cm, 26 meno 4 fa 22, 22 diviso 2 fa 11 e 11 saranno i centimetri che devono intercorrere tra l'estremo margine e l'inizio della chiusura e l'estremo margine opposto e la fine della chiusura. Ora io mi sono già posizionata e vado a inserirla. Hardware montato, o almeno una prima parte. Adesso dobbiamo occuparci della fodera. Vi ho già spiegato in altri video come procedere, ma vi rinfresco la memoria molto velocemente. Dobbiamo prendere, per individuare la dimensione del tessuto da tagliare, il nostro scampolo, posizionarlo sul nostro piano di lavoro, ecco qua, e poi posizionare al di sopra la nostra sagoma, in questo caso tutto il corpo della borsa. Dopodiché, con un pennarello o un gessetto andiamo a tracciare il contorno della nostra sagoma, eccedendo perimetralmente di circa 1 centimetro. Vedete, ora io non sono perfettamente centrata, ma si intuisce che la stoffa al di sotto sia leggermente più grande della mia sagoma. Una volta effettuata questa operazione, ritagliate per l'appunto il vostro scampolo e procediamo al fissaggio. Il fissaggio andrà realizzato in 2 passaggi. Il primo, innanzitutto, prevede di posizionare il dritto della stoffa verso di noi, di farlo combaciare quanto più possibile. Ora io mi metto in quest'altro modo che mi trovo più comoda, e con l'aiuto di alcune pinzettine andiamo a fermare la nostra stoffa. Avvicino un pochino l'inquadratura per farvi vedere meglio. Pizzichiamo leggermente la stoffa facendo un risvoltino e andiamo a pinzare, a fissare la stoffa alla rete saltando il primo quadrettino. Quindi la misura che dovrete prendere sarà una misura che lascerà libero tutto il primo quadretto perimetrale e proseguiamo. Continuiamo a risvoltare leggermente la nostra stoffa e ci dirigiamo un pochino più lontano, fermandoci con la pinza. Terminata l'operazione di fissaggio provvisorio, procediamo alla cucitura. Prendiamo ago e filo, ci inseriamo nel cordino inizialmente che abbiamo lavorato in modo trasversale. Facciamo passare il filo. Dopodiché ci inseriamo nel risvoltino che abbiamo realizzato della stoffa, sempre trasversalmente. Ecco già il primo punto eseguito. Ora replichiamo, ci reinseriamo in un punto del cordino, andando in avanti naturalmente, sempre in modo trasversale, cosa che ci consentirà di far scomparire man mano il filato di lavorazione, quindi non si vedrà assolutamente la cucitura. Continuiamo con l'inserimento nel risvoltino della stoffa.
Dobbiamo ripetere questa operazione per tutto il perimetro del nostro corpo borsa. Cucita la nostra fodera, iniziamo ad assemblare la tracolla. Per farlo ci servirà di nuovo un bel segmento del nostro filato principale, nel mio caso è il panna, e l'ago da lana. Iniziamo dall'angolino posteriore, inserendoci sempre dall'interno nel primo punto utile, e iniziamo subito, facendo una prova di assemblaggio, ad accavallare il filato nel punto corrispondente. Andiamo nel quadrettino immediatamente successivo del laterale, facciamo ripassare il filo e, come fatto precedentemente, accavalliamo nel quadrettino appunto adiacente. E andiamo avanti, quadretto successivo, tiriamo leggermente, entriamo nel quadretto successivo del pannello, che sarà poi quello posteriore della tracolla, e vedete che la nostra cucitura inizia a prendere forma. Intanto continuate fino a raggiungere l'inizio della curva del nostro laterale. Inizia a prendere forma, vedete? Adesso proseguo invece per la parte della patella. In questo caso non devo assemblare ulteriori pezzi, quindi vado semplicemente ad abbracciare la rete che mi rimane da lavorare, vedete? In questo modo faccio un giro, passo sopra e rientro nel quadretto successivo. Accavallo semplicemente il cordino alla rete. Sull'angolo io ho lavorato 2 volte i quadrettini, vedete che sono un pochettino più ampi, quindi per evitare di far vedere troppo la rete, anche se comunque un po' si vedrà, ho cercato di andare a riempire quanto più possibile. Siamo arrivati ora al rettilineo, diciamo, del davanti, quindi al centro andrà posizionata la chiusura. Nel frattempo, mentre ci portiamo verso il centro, andiamo ad accavallare sempre la rete, ma questa volta prendendo un quadretto in più, quindi non soltanto sul bordo finale, ma esattamente dove termina la lavorazione che abbiamo realizzato all'inizio. Vedete dove termina, dove inizia la lavorazione in cordino? È qui che andiamo ad inserirci con la rifinitura. E accavalliamo il nostro cordino semplicemente come abbiamo fatto finora, solo con un quadretto in più. Proseguiamo con la nostra lavorazione per tutto il perimetro della tracolla. Andiamo avanti, assembliamo in questo modo. Qui proseguiamo sempre accavallando. Dove non vedete pezzi da assemblare, dovete semplicemente accavallare il filo alla rete e poi continuiamo. Quando vedete che non riuscite a risalire, semplicemente tagliate il filo e lo riposizionate e andiamo avanti. Naturalmente qui abbiamo la stessa identica cosa della patella, quindi accavalleremo il filo prendendo 2 quadrettini proprio dove finisce la lavorazione precedente, e una volta assemblata la nostra tracolla apponiamo la chiusura. Con tutti i dettagli al proprio posto, ecco cosa ci si presenta davanti. Abbiamo sicuramente una trama molto particolare per quanto di semplice realizzazione. Alla fine ho scelto di abbinare una tracolla differente, optando per un cuoio sempre verde e hardware naturalmente dorato in pandan con chiusura e ponticelli. La tracolla è terminata, vi faccio vedere come si presenta chiusa. Ecco qua questo gioiellino. Il bello di questi manici
o tracolle con il moschettone integrato è che possiamo davvero andare a cambiarle ogni qualvolta lo reputiamo necessario. Quindi ho bisogno di una tracolla a catena, sgancio il mio moschettone e ne inserisco un'altra. Questa è la tracollina che vi mostro questa settimana, sperando che vi sia piaciuta. Vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre come sempre a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento utile. Vi auguro una fantastica settimana e vi do appuntamento al prossimo tutorial.